Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come state? Come state ragazze mie e ragazzi? Guerrieri fino a non finire. Grazie, sono strafelice per due cose. State mettendo subito in pratica i riti sciamanici dei vostri segni zodiacali e avete dei risultati immediati e straordinari, vi si apre il cuore, vi si apre la coscienza. È stupendo, io ve l'ho detto, è la pratica, è la disciplina della pratica che determina risultati straordinari, imminenti, perché tutto accade adesso. Tutto accade adesso, non esiste il passato e il futuro. Il passato è una possibilità, la possibilità di pacificare. Il futuro è la possibilità di creare e tutto accade adesso. Quindi le sensazioni che avvertite, tutto quello che state sperimentando è straordinario. Ma io vi faccio un applauso! Io vi faccio un applauso! È bellissimo, è bellissimo, è bellissimo. Come vedete, la pratica dell'immaginazione con la respirazione unita ai mudra per tutte le ragazze mie e ragazzi miei che stanno facendo la sequenza fluida dello yoga sciamanico, mi avete scritto che la state facendo anche ogni giorno, ma questo è meraviglioso. Ma ferma Francesca, allora vi rendete conto che stiamo cambiando il mondo? State cambiando il mondo perché cambiate la prospettiva e quando fate le pratiche sul corpo, le memorie cellulari si purificano, si puliscono, non ripetendo più gli stessi eventi o per meglio dire cambiando il risultato degli eventi, cambiando il risultato anche di eventi nefasti, fermando il karma, c'avete due barbarelli così, ragazze mie. Brave, bravi. E ho intenzione di crearvi un'altra sequenza fluida yoga sciamanico andando a lavorare sulla realizzazione di un obiettivo specifico. Piano piano perché stiamo facendo tante cose. Come sempre, io ho questa idea e come sapete, come diceva Platone, le idee sono idola, sono dei le idee, è tutto divino, è tutto del supremo e le idee hanno la stessa radice etimologica di dei, quindi le idee sono degli dei che arrivano a bussare alla porta. Che ne dici se mi manifesti? Ti dice l'idea. Aspetta, c'ho tante idee dei, aspetta, uno alla volta. E quindi bravissime. Vi stavo dicendo l'immaginazione, no? Immaginare, tutto arriva dall'occhio della mente. Se non ci fosse stata una mente, un occhio che avesse immaginato il creato, non si sarebbe creato. E siccome noi siamo espressione dello stesso creato, abbiamo gli stessi strumenti. Quindi, come vedete, la poesia, l'immaginazione, la poesia stessa, la poesia è il mito, no? La creazione dell'anima si chiama mitopoiesi, cioè tutto quello che crei, le immagini che crei durante la giornata, che sono quello che vivi, sono simboli. E quando tu inizi a vedere questi simboli in forma poetica e mitica, allora tu inizi veramente a parlare con l'anima, stai nel tempo delle origini, cioè stai a braccetto con l'anima, sposo, sposa celeste, amante mistico, spirito guida, chiamiamolo come vogliamo. E come vedete, andate a pacificare il passato semplicemente da adesso, creando il vostro nuovo adesso, immaginando ciò che nel vostro passato è accaduto, riprogrammandolo con l'immaginazione, creando una storia diversa. E dovete sapere che la parola sciamano viene dall'altaico shaman, che significa perennemente eccitato. Cosa vuol dire eccitato? O stato ampliato di coscienza. Lo stato ampliato di coscienza è non alterato, non alterato. Qual è la differenza tra stato ampliato e stato alterato? Lo stato ampliato ti permette di mantenere la coscienza razionale vigile, mentre la coscienza e la mente trascendente è all'opera, in modo da travasare le informazioni dalla parte trascendente alla parte cosciente. Lo stato alterato di coscienza, invece, è quando la parte cosciente non rimane vigile.
E quindi grazie alle pratiche, ai mudra, noi entriamo in questo stato ampliato di coscienza, laddove visibile e invisibile non sono più separati, distinti sì ma non separati. L'uno alimenta l'altro e iniziate a vivere proprio quello che state sperimentando, una vita creativa e entusiasta. E quindi altre particolarità del mago, come noi diremmo in Occidente mago e sciamano per le religioni animiste, la stessa cosa, è colui che ha la capacità di creare storie, entrare nel pathos, e entrare nel pathos, creare storie e entrare in uno stato ampliato di coscienza dove si ampliano tutte le percezioni. Perché vi sto dicendo questo? Perché mi avete mandato decine di mail rispetto alla canalizzazione dello sciamano che abbiamo fatto giovedì. E quindi lì ero proprio in uno stato ampliato di coscienza dove parlavo all'anima, parlavo all'anima e quindi lo switch che mi avete scritto in tantissime email che siete riusciti a fare entrando in quella canalizzazione è proprio perché da anima ad anima, anima ad anima. E lo sciamano, gli strumenti dello sciamano sono proprio quelli anche di creare questo pathos con le storie. Tutti gli sciamani, dovete sapere, raccontano storie di potere, sono storie iniziatiche. Anche la favola della dea Nix, che vi ho messo sempre nella playlist dell'arte sciamanica, vi ricordate? Quella favola della dea Nix è una favola di potere, cioè una favola iniziatica. Tutti gli sciamani raccontano delle storie. E mi ricordo la mia maestra mi diceva, a volte quando andavo da grandi sciamani che lei ha conosciuto, che l'hanno iniziata, che poi a sua volta lei ha dato iniziazione a me e a tutti coloro che sono allievi, e dice tu vai dallo sciamano con un problema specifico, magari di casa, di soldi, di figli, d'amore, e ti racconta una storia. Ti racconta di un'aquila che volò sul cucuzzolo di una montagna, poi ti racconta dell'oceano. Boh, tu esci da lì e dici: Ma che cazzo? Io sono andata lì per risolvere i problemi economici, mi ha raccontato dell'aquila, mi ha raccontato e il falco, e il gufo, i topolini. Boh, passano i giorni, passa una settimana, 2 settimane, 3 settimane, 4 settimane. Un giorno ti svegli e la tua vita cambia, perché quella storia ha lavorato dentro di te. La tua mente razionale diceva: Ma che caspita mi ha detto questo? Io sono andato lì perché ho dei debiti, mi ha raccontato dell'aquila. Perché la nostra mente razionale, come è invischiata nella parte oscura della mappa mentale, non riesce ad accedere all'anima se non in poesia, se non nel pathos, nel mito, nel racconto, nelle storie. Allora le storie di potere, come abbiamo fatto quella canalizzazione, no? Che è molto simile alle storie di potere che ho sentito degli sciamani, no? E allora lavorano in profondità. E un giorno tu ti svegli e cambi tutto. Caspita, è cambiato tutto. Perché quella storia ha lavorato dentro di te anche se tu non eri consapevole. Quindi, ma questa cosa lo diceva anche il grande maestro Jodorowsky, eh? Cioè Jodorowsky, quando ha fatto l'apprendistato da Pacita o Paquita, come vogliamo chiamarla, anche quella era una sciamana, una strega, una curandera, no? Non so se avete letto La danza della realtà, vabbè, i libri di Jodorowsky, che racconta poi questo apprendistato da questa signora anzianissima, da questa vecchietta che praticamente faceva, ancora non si sa se faceva credere che toglieva gli organi malati alle persone e glieli rimetteva oppure no. Che cosa ne deduciamo da questo? Mi ricordo delle immagini che io poi conobbi Jodorowsky grandissimo nel 2011, se non sbaglio. Andai a una sua conferenza, fu un incontro meraviglioso. Erano anche le prime volte che approcciavo con 2011, era 2010, no, 2011 forse, non mi sto ricordando bene. E approcciai con i suoi tarocchi, no? E glielo dissi al maestro. E allora raccontava di questa Pacita da cui lui venne proprio affascinato, no? Cioè, andavano tantissime persone da questa Pacita con, per esempio, un tumore al fegato, problemi
non so, ci sono ha diversi organi, no? Se leggete La danza della realtà, comunque lo vedete perché è un racconto bellissimo. Ve l'ho messo anche nei libri consigliati. Anche quelle sono favole di potere, eh. Favole di potere. Non proprio favole di potere sciamaniche, ma è forte come cosa, no? Insomma, racconta di queste persone che andavano con questi mali incurabili, se ne uscivano da lì guariti. E dice, io vedevo che tipo uno aveva un problema di cuore, e gli avrebbe operato il cuore e messo un altro cuore. E vedevo quando entravo in quella stanza sangue, cose. E dice, non capisco se quella persona è veramente stata operata da Pacita, oppure Pacita metteva organi di animali, sacrificava animali, insomma, questi qua se ne uscivano guariti. Ora, perché? Poi Jodorowsky creò la psicomachia. La psicomagia proprio perché quando tu comunichi al subconsciente, che è l'anima, in forma teatrale, artistica, poetica, la psicomagia proprio è questa, attraverso una forma rituale ti estirpo l'organo e te ne metto un altro, l'anima capisce e si ravvede e ti guarisce. Quindi fondamentalmente la psicomagia è che cos'è la psicomagia? Quando noi comunichiamo al subconsciente in forma simbolica. Ti tolgo un cuore e te ne metto un altro. Oppure i rituali. Tanti rituali feci di psicomagia e ne ho fatti alcuni anche nelle sessioni private, in base al caso della persona, dove tu per esempio sotterri anche delle come alcuni rituali che facciamo anche noi, no? Anche con il drago immaginale, quindi sotterri qualcosa che ti opprime, lo ridai alla terra e ne ritorni purificato. Il rituale, il rito è tutto un simbolo. Tu puoi comunicare con l'anima, col subconsciente, soltanto attraverso il rito, altrimenti quello non capisce, non capisce e riperpetua le stesse cose. Quindi, ecco, quello che facciamo qui è parlare con il subconsciente, è più poetico dire con l'anima, è più poetico ancora dire con l'amante mistico o spirito guida, no? Ecco, grazie, 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 perché state facendo un lavoro grandioso, state iniziando proprio a parlare con il vostro spirito guida e realizzando la vostra quotidianità di successo, perché tutto accade adesso, ok? Quindi questo vi volevo dire prima di tutto, grazie, grazie, grazie. Però c'era un'altra cosa che vi volevo dire. No, queste due cose qua erano, sì. Ah, papà Gianni San sta benone ormai guida, va, esce, fa. L'altro giorno, anzi vi dico come sta bene. Mi chiama l'altra mattina, erano le 8, io stavo ancora dormendo perché avevo fatto per voi alcune cose, dovevo finire di fare alcuni passaggi, delle copertine per i video. Ok, mi ero coricata alle 3. Ok, mi chiama alle 8. Non rispondo perché c'ho il silenzioso. Lo richiamo alle 8 e mezzo. Dico, papà, ciao Checca, buondì bella mia. Papà, che è successo? No, ti volevo esporre un pensiero. Dico, papà, dimmi. Papà, dimmi. È notte. Ero in un campo di basilico e fuori era buio pesto. Ero in un campo di basilico, era notte e fuori era buio pesto. Dico, papà, ma mi hai chiamato per dirmi questa cosa? Se la rideva. Vabbè, papà, dai, ok. Bene, papi, bene, sono felicissima. Non l'ho mai sentito stare così bene. E allora, grazie per tutte le nostre sorelle e fratelli che hanno dedicato i meriti anche delle loro azioni spirituali quotidiane, oltre ai loro avi, i loro antenati, anche a Gianni San. Grazie, grazie, grazie. Io ho dedicato sempre i meriti delle mie potentissime pratiche di yoga sciamanico a mio padre e i risultati sono stati straordinari. Straordinari questo vi volevo dire perché colgo l'occasione.
quando fate delle pratiche spirituali, no? Che sia una meditazione di 1 minuto, di 5 minuti, che sia una pratica di yoga sciamanico, qualsiasi cosa fate di pratiche spirituali, alla fine della vostra pratica ricordatevi sempre, ragazze mie e ragazzi, di dedicare i meriti sprigionati dalla vostra pratica spirituale a qualcun altro che non siete voi o a qualcos'altro. Questa è la prima cosa che ci insegnano nello yoga sciamanico. E quello che succede quando voi dedicate i meriti è tutto potere che vi ritorna. Ma non solo questo, non dovete pensare a questo, oltre che lo sentirete questo, ma vi ricordate come si attiva la Kundalini quando arriva al terzo chakra? Ve l'ho spiegato nella sequenza fluida dello yoga sciamanico? Ok. Quando arriva al terzo chakra, la volontà individuale deve essere collegata alla volontà cosmica, altrimenti sta Kundalini non ci sale. Ve l'ho spiegato. Volontà individuale, volontà cosmica significa che la mia volontà deve essere non egoica, i miei desideri, obiettivi personali non devono essere egoici, cioè tutto per me, solo per me, solo per me, no, ma devono essere al servizio di una causa più grande. Quando voi dedicate i meriti a qualcuno o qualcosa che può essere la fauna del vostro paese o la flora del vostro paese o agli uccellini che sentite cinguettare la mattina, o agli alberi che vi circondano, ok? O a una persona che è in difficoltà o a qualcosa o ai vostri avi, ai vostri antenati, questo determina che voi vi state mettendo al servizio di una causa più grande e la Kundalini sale. Ok? E la Kundalini sale. Quindi questa è una metodo pratica potentissima per far salire la Kundalini al quarto chakra. La sensazione del servizio, state facendo qualcosa per una causa più grande, vi farà sentire talmente potenti, eccitati e vogliosi di continuare a fare che inizierete a stare sempre in quello stato ampliato di coscienza laddove visibile e invisibile si alimentano l'un l'altro, dandovi idee, ispirazioni, creatività, ok? Quindi dedicate i meriti e poi dite, io dedico, questa è la formula psichica, io dedico i meriti sprigionati dalla mia pratica spirituale oppure a qualcosa o qualcuno, poi mettete affinché io dedico i meriti sprigionati dalla mia pratica spirituale io per esempio dicevo a mio padre, affinché sia sano, forte e in salute. Oppure una persona che è in difficoltà sta provando una forte depressione, ho fatto anche quello. Io dedico i meriti per esempio, che ne so, Gianluca, mettiamo un nome a caso, affinché possa sentirsi forte e nella gioia. Oppure dedico i meriti agli alberi del mio giardino o del mio paese affinché possano rigoglire, non so se si può rigoglire, affinché possano esprimere tutta la loro bellezza e donarla al mondo. Mi spiego? Oppure ai bambini, non lo so, dedicatevi i meriti. Non pensate a voi stessi, perché pensare a voi stessi significa pensare veramente a voi stessi significa pensare al prossimo in questi termini, perché quella è energia che vi ritorna a bomba, perché la Kundalini sale, energia, quarto chakra si apre, potere del genio, potere del maestro interiore, avete tutto, ok? Bene, adesso, bene, abbiamo fatto un podcast, ok, allora ragazzi miei ragazzi, per questa settimana, una formichina c'è, aspettate un attimo, formichina, aspettate, ti prendo. Ecco qui, prendiamo la formichina, eccola qui, è salita sul re di spade, la metto sulla piantina, aspettate un attimo, ecco in diretta, ecco qui, la formichina l'ho messa sulla piantina, qua fuori, allora, settimana che va dal 2 all'8 giugno, allora mettiamo 2 varianti oggi così facciamo ancora più approfondite, mettiamo la prima variante e la seconda variante. Vi sto preparando dei video bellissimi per ogni segno zodiacale, ispirati e creativi in base alla vostra essenza in qualità di
archetipo zodiacale, va bene? Bellissimi, con domande tutte diverse. Sull'Ariete rispondiamo una domanda, sul Toro rispondiamo un'altra domanda, sul Gemelli rispondiamo un'altra domanda, sulla Vergine un'altra domanda, in base alla vostra essenza. Li sto completando, li faremo la prossima settimana. Su questi segni zodiacali vi consiglio di guardare il vostro segno zodiacale, l'ascendente, la luna e Venere. In questo caso tutti e quattro li potete guardare perché sono dei video ispirati e creativi. Sono proprio funzionali alla vostra espansione, ok? Video diversi dal solito, nuovi, ok? Affinché voi possiate sempre di più incanalare la vostra opera, la vostra creatività nel sogno più grande dell'anima, che è quello di ritrovare amore, che significa libertà, espressione e creazione. Allora, ragazze mie, ragazzi, oggi facciamo la croce celtica, questo è il mese delle croci celtiche, mi sta ripiacendo farlo. Quindi cosa accade in questa settimana? Andiamo a vedere tutte le energie, approfondiremo poi l'amore. Ricordatevi sempre di guardare il vostro segno zodiacale per il mese che è uscito di giugno 2025, ok? Con tutte le pratiche, realizzando i più grandi obiettivi. Un altro apostrofo, grazie, grazie, grazie alle tantissime e tantissimi ragazzi nuovi nel canale. Ragazzi miei, ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, ben arrivati nella nostra scuola, nella nostra famiglia di folli, ma meno male. E praticate, ragazze mie, ragazzi, praticate, studio, disciplina e tutto ciò che dovete fare e che tutto in te sia gioia. Questa è la tua meta, questa è la meta di ognuno di noi. Attraverso le pratiche noi realizziamo tutto questo. Siete avvantaggiati voi ragazzi nuovi e ragazzi nuovi perché siete già una bella famiglia di folli dove la follia è ciò che è concesso, tutto è concesso nel rispetto della propria essenza. Come diceva Platone, la mania, essere folli, perché all'epoca di Platone la parola fede non esisteva, essere folli significa essere profondamente fedeli alla propria selvatichezza, alla propria essenza e riconoscere il divino in ogni cosa che esista. Ok, allora partiamo dal primo mazzo. Non ci posso credere, c'è un'altra formichina, ragazzi. Ci sarà qualche cosa. Aspetta, ecco, riprendiamo il re di spade. Aspetta, ragazzi. No, bella mia, no, vieni qua, vieni qua. Vai sul 2 di coppe o sul re di spade? No, sul 2 di coppe è andata. Aspetta, ma ci sarà qualcosa qua? Vai sulla piantina di menta, bella mia. Ecco, ti ho rimesso nel tuo habitat, si era perduta. Allora, primo, secondo mazzo e partiamo dal primo. Allora, dal 2 all'8 giugno, facciamoci una bella croce celtica. Vediamo. Per le mie ragazze e i miei ragazzi, quali sono le energie della settimana? Quali sono le energie della settimana? Allora, vediamo qual è l'energia della settimana, la guida di questa settimana per te. Andiamo a vedere cosa accade appunto in questa settimana. Quello che accade, prima parte della settimana, seconda parte della settimana, cosa muove tutto, quello che ci lasciamo alle spalle, blocco ostacolo, tuo atteggiamento, le influenze esterne, speranze o paure, tendenza finale della settimana. Allora, iniziamo. L'energia, la guida per te in questa settimana. Bello, 8 di bastoni, abbiamo energia e movimento. L'energia e movimento di questa settimana ci richiama a un grande slancio. Vedo comunicazioni, movimenti e spostamenti da parte tua, ma soprattutto il senso di questa settimana qual è? Muoversi. Muoversi, vedo cose inaspettate che arrivano, energia e movimento, viaggi, spostamenti, anche spostamenti brevi, comunicazioni, email, internet, telefono, un'energia molto movimentata. E soprattutto è la guida. Cosa ci insegna la guida dell'8 di bastoni?
La guida dell'otto di bastoni ci insegna di essere aperti alle infinite possibilità e di affidarci, aperti alle infinite possibilità che arrivano quando non ce le aspettiamo. E molta gioia porta l'otto di bastoni, per me è una grande carta di fuoco e di movimento, di passione, di entusiasmo, quindi è l'entusiasmo questa settimana, io lo vedo come carta guida, ok? Vediamo qual è l'ostacolo o sfida principale in questa settimana. Il 6 di coppe. Ci possono essere un po' di situazioni o persone del passato che vanno un po' a inficiare l'energia, non inficiare proprio, o ricordi del passato. Quindi l'ostacolo principale è non attaccarti a cose del passato, soprattutto a situazioni negative del passato, perché l'energia di base è l'otto di bastoni per te in questa settimana. Ricordati che poi dici, la Francesca me l'ha detto quando mi scrivete nelle mail, no? Allora, situazioni del passato, ricordi negativi del passato che possono essere portati in essere o dalle persone oppure da eventi o circostanze del passato. Vediamo un po' cosa c'è alla radice di tutto. Perché tu vuoi andare, il carro, magari vuoi fare, guarda, è chiaro qua, per molti di voi è chiaro, volete spostarvi, volete fare dei viaggi, degli spostamenti, c'è una grande, col carro mi parla di un grande fermento interiore tuo che vuoi prendere delle decisioni per avanzare, per muoverti, per spostarti, sia in termini fisici che in termini animici, no? Andare avanti rispetto a cosa? Con questa energia fluida, no? Vieni sollecitata da diversi eventi esterni in questa settimana di movimento, no? E un po' di reticenza per il passato, ti ricordi? No, per esempio, voglio andare là, voglio muovermi, voglio prendere questa decisione, perché gli eventi esterni me lo sollecitano. Però nel passato, quando sono andata, o quando mi sono mossa, no, tutto così è. Invece nel fermento interiore col carro sento proprio questa energia in questa settimana che tu vuoi uscire sia in termini fisici che in termini animici, scollegarti un po' da situazioni un po' più pesantucce del passato, ok? Vediamo un po' cosa è successo nei giorni precedenti. La papessa, sei stata molto introspettiva, no? È molto chiara la stesa qua, ragazze. È come se mi dicessero, sei stata nel bozzolo, hai lavorato su te stessa, su te stesso, un silenzio, sei stata introversa o introverso, sei stata più interiore che esteriore, no? Non lasciarti prendere da cose del passato, esci, vai o prendi delle decisioni per uscire, ripeto, non solo in termini fisici, anche in termini proprio animici. Esco. Ok. Qua ci sono anche delle comunicazioni che arrivano per te da situazioni silenziose, situazioni che stavi covando all'interno, c'è uno sblocco comunicativo di circostanze e situazioni o persone. Quindi anche situazioni di no contact, situazioni che stavi covando, c'è uno sblocco, lo sblocco, tant'è che l'otto di bastoni già ce lo diceva. Cosa succede nella prima parte della settimana? Il mondo, vedo comunicazioni, internet, mail, telefonate, comunicazioni, il mondo mi parla anche a livello più sottile, una nuova tappa si apre per te, non più stare lì nel guscio, ok? Ma di movimento. Il mondo è il movimento, anche pianificare dei viaggi, non farti prendere da situazioni del passato, no, però, no, vai, ti dice. Quindi la prima tappa, i primi giorni della settimana si aprono con un bellissimo mondo, c'è una nuova tappa della tua vita, è già concluso un ciclo introverso, ti dice. Quindi dentro di te anima un grande fermento, seguilo, ok. Anche magari prendo la macchina e vado da sola là, ok. No, però quando l'ho fatto, no, però non mi va, ok. Seconda parte della settimana. Wow, il sole, vedo notizie felici, allegria, notizie felici, anche notizie di figli che ti fanno molto felice per alcuni di voi. Il sole come la seconda parte della settimana, quindi facciamo già fine di giovedì, venerdì, sabato e domenica, diciamo il weekend, vedo molta allegria qua col sole, vedo amici, incontri con amici. Anche delle telefonate di persone che conosci bene del tuo passato, anche amici di infanzia o persone che conosci bene, con i quali le cose non stavano in silenzio, e vedo molta felicità e allegria per iniziare una nuova tappa. Anche dei figli, ripeto, con i quali ci poteva essere del silenzio,
Vedo una spinta di figli a voler comunicare, a stare insieme in allegria. Il sole è proprio l'allegria, quella fanciullezza, quella fanciullezza che porta tanta allegria. Ok, settimana bellissima. Vediamo le altre carte cosa ci dicono. Qual è il tuo atteggiamento? Il giudizio mi parla di decisioni e anche di situazioni che erano lì in sospeso per essere realizzate, per situazioni dalle quali partire per realizzare una nuova tappa. Il tuo atteggiamento è quello di risolvere anche questioni e di prendere anche delle decisioni che erano lì in sospeso, erano lì appese. Il giudizio è la rinascita per te in questo caso con le carte che sono uscite, una rinascita c'è per te che porta molta allegria e anche un taglio con situazioni un po' più pesantucce del passato. Sì. Influenze esterne, vediamo, 10 denari, qua vedo una situazione bellissima all'esterno che mi parla di stabilità, di casa, di stabilità, di famiglia, è una bellissima stesa, è una bellissima stesa. Vedo molta sicurezza esterna, mi può parlare di energia familiare o di energia economica, di stabilità o di energia familiare. Soluzioni di questioni in famiglia, soluzioni di questioni in famiglia che erano in sospeso anche, magari con figli. Ok, vediamo le tue speranze o paure. La morte. Vuoi fare questo cambiamento, allo stesso tempo hai paura del cambio. Vuoi fare questo cambiamento, però allo stesso tempo hai paura del cambio, no? Di tagliare col passato, di tagliare con situazioni, c'è un po' di paura, però io vedo che lo fai perché col giudizio queste cose erano in sospeso da un po', ci hai riflettuto già. Vediamo tendenza finale, qua abbiamo un re di spade, prenderà le decisioni giuste qua, in questa settimana, idee chiare, decisioni giuste prenderai in questa settimana. L'influenza per te, il re di spade come esito possibile, tendenza finale della settimana, cioè idee chiare, giuste per avere una visione obiettiva, radicata in te, la mente razionale è al servizio dell'intuizione con la quale hai lavorato. Quindi vedo in questa settimana che fai qualcosa di nuovo, vedo tanta allegria e felicità, idee chiare, decisioni, combattere proprio per quello in cui credi, allo stesso tempo sapere esattamente di stare nel giusto. Mi parla il Re di Spade come tuo archetipo finale di verità, di giustizia e di parlare chiaro. Parlare chiaro, sì. È una stesa molto bella, molto bella. E adesso andiamo a vedere con i mini tarocchi. Vediamo sull'otto di bastoni, con l'energia, la guida di questa settimana, questa velocità, queste comunicazioni in arrivo, è come se qualcosa si sta muovendo più velocemente, no? E qui è come se mi dicessero anche che una decisione, un'intuizione, un messaggio, un'illuminazione improvvisa può arrivarti. Come se dicessero l'otto di bastoni, cogli l'attimo, vediamo, 8 di bastoni. Ah, 9 di spade. Qua, sai che cosa mi stai dicendo la stesa? Non lasciare che un certo attaccamento al passato, una certa introspezione, un certo legame emotivo con qualcosa del passato possa trattenerti o farti venire turbe mentali, 9 di spade. Qua io ti vedo un po' preoccupato, 9 di spade, preoccupazioni, ansie, eccetera, no? Ci sono delle comunicazioni o da parte dell'esterno o intuizioni che ti arrivano, un'illuminazione improvvisa che ti fa uscire da uno stato di impasse mentale, ok? Ok. Vediamo questo 6 di coppe che mi indica un po' di nostalgia, un po' di attaccamento al passato, no? È come se ci fosse questo, come stavo dicendo prima, un legame emotivo con qualcosa del passato che può trattenerti. E questo può manifestarsi come o un vecchio desiderio, oppure una visione romantica della realtà che non ha più fondamenta nel presente. È come se ti dicesse questa carta al blocco anche benedici il passato, non lasciarti che ti freni, no? Vediamo di cosa si tratta il blocco. 3 di denari, probabilmente qua c'è una situazione legata al passato in termini di cooperazione, anche per quanto riguarda il lavoro può essere, ragazze e miei ragazzi, una situazione, un'idea del passato del lavoro che ti può trattenere o sul piano pratico o sul piano lavorativo, l'idea del passato sul piano pratico, che può essere di un lavoro, di un amore, di un vecchio desiderio, di cooperazione col passato, con situazioni del passato.
Vediamo le radici della situazione, perché poi qua abbiamo il carro che ti dice qualcosa di forte sta muovendo dentro di te, di conseguenza c'è determinazione, forza di volontà, che come ti ho detto prima può essere viaggio interiore o reale, no? Una forte spinta a muoverti c'è, anche a prendere il controllo della tua direzione, questo desiderio di guidare la tua vita con assertività, no? È la radice del cambiamento attuale. È come se nel profondo tu hai voluto il cambiamento e l'universo ti sta rispondendo. Ok, vediamo un po' questo carro alla base. Sì, 3 di bastoni, una grande apertura, passi nuovi verso qualcosa. C'è un grande fermento interiore, sai? C'è un grande fermento interiore e qua nel passato abbiamo avuto molta introspezione che ci ha permesso di avere questo fermento, no? Nei giorni o nelle settimane precedenti. C'è stato un ascolto profondo, sei stata più riservata o riservato, introspettiva, no? E la papessa ti ha insegnato ad affidarti al mistero della vita, di conseguenza anche a tutto ciò che riguarda l'oltre, come dire, a non forzare gli eventi, accettare il tempo interiore con i suoi ritmi, no? Però ora è il momento di passare all'azione. Ok, vediamo questo mondo. Primi giorni della settimana con il mondo, futuro imminente, che proprio indica il successo, il mondo, no? Qualcosa si chiude in modo armonico e liberatorio. Sì, il 9 di bastoni mi parla che nonostante ci sia un po' di stanchezza, il 9 di bastoni è il superamento delle difficoltà. Come nonostante ci sia un po' di stanchezza, il 9 di bastoni qua mi parla di stanchezza con il 9 di bastoni. Allo stesso tempo il 9 di bastoni mi parla di una che ce l'hai fatta, il superamento, il superamento. Anche viaggi, spostamenti. Vediamo quindi fine settimana con il sole. Guarda, da una situazione di penuria emozionale, da una situazione di 5 di denari abbiamo il sole. Qua io ti vedo felice. Nel weekend ti vedo proprio felice. Da una situazione un po' compromessa a livello emozionale. Il sole mi parla di chiarezza, illuminazione e gioia pura, no? E il sole porta gioia. È come se una nuova fase della tua vita può finalmente brillare senza timori, in modo trasparente, gioioso. Accogli senza paura, senza 5 di denari questo movimento. Vediamo col giudizio il tuo approccio, che è un approccio di risveglio, di chiamata interiore, come se avessi risposto alla chiamata. Vediamo sul giudizio cosa abbiamo. Il 4 di bastoni. Il 4 di bastoni mi parla della voglia di incontrarsi con qualcuno, di avere stabilità. Ecco, la tua ricerca di stabilità in questo caso si emerge con il giudizio perché hai sentito la chiamata, che sia spirituale, che sia artistica, evolutiva, e stai rispondendo. Cioè sei pronta a risorgere anche da vecchie versioni di te stessa, più forte e consapevole. E quella della resurrezione può essere anche relativa a una relazione d'amore, il 4 di bastoni, a un incontro nuovo con una persona o un rinnovato incontro con qualcuno. E qua all'esterno col 10 denari mi dice che hai molta, attorno a te c'è una rete solida in questa settimana e questa rete solida può essere o la tua famiglia, oppure una sicurezza materiale che ti dà radici, oppure una comunità spirituale. Vediamo questo 10 di denari. Il 4 di denari, sì, l'esterno a te ti dà la base solida, mi parla di stabilità esterna, ripeto, che può essere di una rete solida, che può essere o una comunità spirituale, o la tua famiglia, o la famiglia d'anima, è una sicurezza materiale che ti dà radici per alcuni di voi. Come se mi dicessero, a volte per accettare questa sicurezza materiale, anche se non la vedete alcuni di voi, o questa sicurezza esterna, anche se non la vedete, è come se dovessi imparare a riceverla. Cioè c'è già questa sicurezza esterna, ok? È come se ti dicesse sentila, hai lavorato molto come papessa, ok? Vediamo un po' sulle tue speranze, sulle tue paure, questa trasformazione fine necessaria, questa rinascita. Perché qua c'hai un misto di timore e desiderio per una grande trasformazione, no? Vediamo. Il 6 di denari. Allora, il 6 di denari mi parla della quotidianità.
del giusto dare e il giusto avere, come se hai un po' di paura a, come dire, la tua anima sa che qualcosa deve finire, ma la personalità, l'ego, può temere un po' il vuoto che ne segue, no? E di non avere, come ci insegna il 6 denari, la sussistenza necessaria. Alcuni di voi mi stanno parlando qui di lavoro o di nuove scelte di vita che stanno facendo, che però alla fine si concludono egregiamente con il Re di Spade, la chiarezza mentale, l'autorità interiore, no? È una comunicazione lucida. Vediamo il Re di Spade cosa ci racconta. Guarda, l'otto di spade, avrai la chiarezza mentale lucida e saggia per uscire fuori da ogni tipo di gabbia mentale. Quindi cosa mi stai dicendo fondamentalmente questa stesa? È una settimana di trasformazione potente, no? Dove il passato chiede di essere benedetto il 6 di coppe, il presente accelera sto movimento e il futuro ti accoglie in una nuova veste, in una nuova luce. È come se questo viaggio interiore della papessa si concretizza mentre tu rispondi alla chiamata della tua anima con voce ferma e cuore aperto, perché il tuo sole sta sorgendo. Ok? Bellissimo, bellissimo. Io adesso ci vado a mettere. Tu stai riprendendo? Sì. Sull'amore cosa ci raccontano? Allora, sull'amore. Sull'amore dove stanno le carte? No, queste, eccole. Allora, sull'amore cosa ci raccontano? Ne mettiamo una di queste e poi ci mettiamo, guarda che ti metto, le carte rosse. Fondamentalmente qua comunque osa in un trasferimento, nel lavoro, osa ti stanno dicendo, osa. La settimana si conclude con una bellissima energia di chiarezza e felicità, osa, ok. Una carta di queste rosse sull'amore e andiamo a vedere prima di tutto cosa ci dicono con queste carte qui, vediamo. Amore, l'amore incondizionato c'è in questa settimana. C'è l'amore incondizionato, l'amore è una grande risorsa, apriti senza riserve, apriti perché questa stesa mi sta parlando di questa apertura che fai tu in questa settimana, no? Una grande rinascita, sentirai l'amore ovunque, perché nonostante tanta fatica tu riesci a elaborare adesso una grande gioia interna, apriti, ok. Vediamo qua il 6 denari, bellissimo. Allora, questa mi parla di una quotidianità in cui sentirai l'amore che ti pervade. Dai piccoli gesti, qua ci sono le mele, una persona che osserva l'altra, no? Qua ti osserveranno per come tu riesci a portare amore nella quotidianità e a goderne, a godere dell'amore che la quotidianità ti esprime. Sì, vedo una grande gioia quotidiana dell'amore in senso lato. Andiamo a vedere adesso in senso stretto. Vediamo in senso stretto cosa accade in amore per te. Vediamo come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi nell'amore. Prima variante in questa settimana. E beh, c'è un 2 di coppe qua comunque. Ah, qua c'è un 2 di coppe, c'è un 2 di spade. Il mondo, un grande successo amoroso vedo in questa settimana per te. 2 di coppe, Re di spade e il mondo. Qua c'è una persona che lotta per te, che lotta per te. Qua abbiamo il diavolo che ti vuole assolutamente a tutti i costi. E la puoi conoscere in questa settimana o può già esserci questa persona perché è nel tuo campo energetico. Mi richiama anche il mondo qui, il Re di spade è qui. Sì, vedo un amore per te, importante. Vediamo l'energia di questa persona che ti viene incontro in questa settimana. Il diavolo, di nuovo, il diavolone, qua c'è. Asso di spade. Sì. E il paggio di denari. Guarda, qua vedo una persona che ti propone, ti parla, ti propone, ha una grande eccitazione verso di te. Ha una grande eccitazione, una grande ambizione nei tuoi confronti. Qua vedo comunicazioni che parlano di inizi. Il paggio di denari sono comunicazioni che mi parlano anche di proposizioni, non sono solo comunicazioni. Facciamo questo, facciamo quest'altro, organizziamoci. Il Papa, vedo una persona molto seria che prende delle decisioni importanti qua. Può essere una persona che è stata anche molto impegnata su degli obiettivi da raggiungere sul piano pratico e lavorativo,
obiettivi anche di riconoscimenti personali, eccetera, come se volesse tranciare ogni dubbio e proporti concretamente qualcosa. Vediamo alla fine cosa succede in amore per te. Il carro, e l'avevamo anche qua il carro, la regina di bastoni, gli piace moltissimo questa persona. Il 4 di denari, io non so qua chi dei due si apre di meno, io credo che sia tu. Vedo che c'è un avanzamento nei tuoi confronti, spostamento, viaggio nei tuoi confronti, regina di bastoni. Sei una persona a cui piaci tantissimo, tu piaci tantissimo, che tu sia uomo o donna non importa, piaci tantissimo. Il 4 di bastoni, il 4 di denari è qua anche una persona che non riesce, non può proprio lasciarti andare, sei come se fossi il suo tesoro. Credo che a te sta la scelta, perché il 4 di denari? Il 2 di bastoni, la scelta. Uno dei due deve scegliere qua. Cioè, il 2 di bastoni è comunque un'apertura di cammino, sono progettualità, è in fermento una progettualità, un certo fare, no? Qua io vedo delle comunicazioni che arrivano e sono state, che porteranno a delle scelte. Vediamo, energia positiva per te in amore. Infatti l'8 di bastoni l'avevamo anche al centro nella stesa principale. Comunicazioni, viaggi, spostamenti e movimenti. Energia negativa nell'amore. 9 di coppe, non so qua chi dei due sta un po' nella zona comfort e non vuole aprirsi, probabilmente hai avuto a che fare con questa persona che non si apriva facilmente, dandoti un po' di problemi. E il 9 di coppe mi parla di un'energia autonoma che sta un po' nella zona comfort, che non vuole tanto darsi. Può essere tu che devi prendere questa decisione di darti o meno e aggiungere una nuova tappa alla tua vita, che può essere la persona nuova che già la conosci, oppure può essere stata questa persona con un'energia un po' più personale, no? Diremmo egoista, però comunque potrebbe essere quello il senso, però la vedo propositiva, propositiva. Ok, vediamo un po' adesso con i miei potenti oracoli lui-lei, qual è la verità di questa persona. Eccoli qua, per tutte le ragazze nuove, i miei oracoli li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Vediamo la verità di questa persona. Basta, ho finito di ripetere cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima. Questa persona vuole fare punto a capo. Oppure puoi essere tu, sei una persona nuova che hai finito un ciclo della tua vita e inizi a darti. Ok. Cos'altro ti dice? Quell'otto di bastoni, quell'energia in movimento, quali sono le parole che contiene quell'energia in movimento? Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento. Shakespeare, qua c'è un cambio. C'è un cambio che arriva, il mutamento, no? Con te posso essere autentico. Infatti abbiamo l'asso di spade, il paggio di denari, e qua abbiamo una persona che ti parla in modo autentico, sincero, con tutta la volontà di farlo, Ok. Vediamo cosa ci dicono adesso per concludere gli altri oracoli. Sull'amore. Tagliar legna, sì, cuore fedele, assolutamente sì, avrai la risposta di una persona che ti è molto fedele. Qua il tagliar legna è fare spazio, il cuore fedele, qua ci sono due gufetti, l'uno che si guarda con l'altro, no? E avrai l'aiuto che ti serve per realizzare una certa fedeltà nei confronti di questa persona, ok? Cioè che questa persona ti è fedele, che è sincera, mi spiego? Tra l'altro non ti ho detto, aspetta, non ti ho detto che questo re di spade qui nella prima stesa mi parlava anche di una certa figura, di una persona che tu vedrai molto interessante, che può essere su altri ambiti anche nella tua vita, molto interessante, che ti supporta anche nel vedere le cose in modo chiaro, ok? Ok, quindi ragazze mie, ragazzi, io non aggiungerei altro per questa stesa, bellissima, una grande settimana. E ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo o anche il secondo mazzo. Andiamo a vedere questa settimana dal 2 all'8 giugno quali sono le energie, gli eventi principali e come muoversi verso il massimo successo. Allora, vediamo secondo mazzo.
Facciamoci una bella croce celtica per vedere tutto. Allora, energia di questa settimana, la guida per te, l'ostacolo o sfida principale, le radici della situazione, passato recente, giorni precedenti, settimane precedenti o la settimana passata, il futuro imminente, prima parte della settimana, seconda parte della settimana, il tuo atteggiamento, le influenze esterne, speranza o paura e la tendenza finale della settimana. Allora, partiamo, vediamo qual è l'energia di questa settimana, la guida. Una decisione devi prendere qua col 2 di spade, sei un po' indecisa o indeciso. È tempo di prendere delle decisioni, ma potresti essere una sorta di quiete vagliando le emozioni, il sentire con la razionalità. Quindi la guida di questa settimana è non spingere le cose. Quindi il 2 di spade come energia principale in questa settimana è non spingere le cose. Ti vedo nella tua parte emozionale, cercando di essere in contatto con la tua parte profonda, cercando di vagliare alla luce dell'intuizione la scelta poi che andrai a fare. Quindi la guida di questa settimana è non fare scelte affrettate. Va bene? Non fare scelte affrettate. Tutto accade secondo determinati tempi. Quando tu ti senti pronta o pronto a fare qualcosa, è il tuo corpo che te lo dice. Guida della settimana: non correre nel fare delle scelte. Qual è l'ostacolo, la sfida principale? La temperanza, che ti ho detto, fai con calma, cioè guarda un po'. La temperanza è la calma al blocco, tranquilla, tranquillo. Cioè le cose arrivano quando devono arrivare, anche la tua decisione. La sfida è proprio la temperanza, ci può essere un po' di nervosismo perché vuoi fare delle decisioni, prendere delle decisioni in questa settimana. La sfida è proprio pazienza, pazienza. Alla radice cosa c'è? La voglia di avere chiarezza mentale, ma ancora magari non c'è in questa settimana, l'asso di spade, però sta giungendo perché nel profondo si sta maturando, mi spiego. Ecco a cosa ci servono poi i tarocchi, per avere la visione chiara delle cose e permetterci di fare un cammino consapevole. Qua c'è la consapevolezza al blocco, cioè che non è il blocco, scusami, nelle altre stese è il blocco, è ciò che muove le radici della situazione, anche se ciò che agisce in profondità, no? Anche se tu ne sei inconsapevole. E l'asso di spade mi parla della consapevolezza che stai maturando e raggiungendo per prendere poi le decisioni, la pazienza. Cosa è successo i giorni prima? Il cavallo di denari mi parla di situazioni che magari sono andate lente sul piano pratico, della vita pratica, o situazioni che vuoi fare accelerare però stanno andando lento, o decisioni da prendere in ambito lavorativo e non sai ancora che decisioni prendere. Pazienza. Pazienza, il cavallo di denari mi dice che hai già investito bene, a poco, cioè le cose, i denari sono le carte più lente ma più radicali e radicate. Qua mi dicono che hai già seminato bene. Le decisioni vanno prese con cautela e pazienza. Vediamo cosa succede la prima parte della settimana, quindi. Un'apertura di cammino bellissima, io amo questo 3 di bastoni perché mi parla non solo di una certa attesa, ma è un'attesa in fermento, cioè le cose si muovono verso di te. Qua c'è una persona che sta aspettando queste navi, che ci sono già le navi, no? Che giunge a sé. Quindi la prima parte della settimana si apre con un respiro verso questo mondo nuovo, verso nuovi progetti, apertura di cammino. Iniziano a muoversi piccoli passi verso queste cose che devono maturarsi. Quindi la prima parte della settimana sono piccoli passi verso poi le grandi cose, ma sono piccoli passi. Ricordati che la pazienza è ciò che è la sfida principale di questa settimana. Seconda parte della settimana.
C'è uno 4 di spade e mi ricorda di nuovo una certa pazienza, la necessità di meditare prima di prendere delle decisioni. Quindi questa settimana è una settimana riflessiva con dei piccoli passi verso, soprattutto per quanto riguarda le cose pratiche della tua vita che hai già messo in cantiere. 4 di spade come fine settimana mi parla di settimana di riposo, di meditazione, di relax. Di relax. Vediamo qual è il tuo atteggiamento. Il matto è una bellissima carta di fede, ti affidi agli eventi, la mente può fagocitarti un po' perché il tuo atteggiamento è di grande fede del matto, no? La voglia di esplorare nuovi confini, nuovi orizzonti, di nuove tappe. Vedo che hai molta fede, questo è un ottimo atteggiamento. Andare verso il nuovo, mettersi alle spalle ciò che abbiamo vissuto e andare verso il nuovo, è un ottimo atteggiamento. Vediamo cosa ti arriva dall'esterno. All'esterno abbiamo delle decisioni da prendere su più fronti. L'esterno si può mostrare con questo 7 di coppe, ti può dare un po' di tribolazioni da un punto di vista. E che faccio? Che scelgo adesso? Situazioni esterne un po' confuse che richiedono una profonda consapevolezza in te, data da una maturazione, data da una certa meditazione. Quindi i 7 di coppe mi parlano di scelte che bisogna fare in settimana, cioè scusami, dall'esterno che arrivano delle scelte su più ambiti, il 7 di coppe, no? Questo ti può un po' confondere, che decisione faccio, che decisione prendo, mannaggia, ma se non faccio in tempo, no, non ti fare prendere dalla mente, perché dentro di te le radici stanno maturando la decisione, mi spiego? Speranze o paure tue quali sono? Allora, il sole mi parla di gioia, di felicità, vuoi fare delle scelte felici, allo stesso tempo hai paura di sbagliare a fare le scelte. Questa è la settimana della meditazione, del riposo e della consapevolezza. Vediamo un po', tendenza finale. Wow! 10 di coppe! Vedo una grande felicità per te in questa settimana grazie a una certa inquietudine che viene placata per le scelte che devi fare, una certa fagocitazione della mente nel dover prendere delle decisioni di fretta, ma tu che fai? Mediti, presenza e questo ti porta in questa settimana ad avere una grande gioia. 10 di coppia è un'apertura proprio emozionale, gioia condivisa, gioia familiare o con le persone che più ami intorno a te. Vedo una grande gioia in questa settimana. Perché? Perché questo asso di spade maturerà in te la consapevolezza. Ok? Bellissimo, bellissimo. E adesso andiamo a vedere con i mini tarocchi. Allora, vediamo, andiamo ad analizzare carta a carta il 2 di spade, che mi parla proprio della una sorta di sospensione, no? Come se mi dicessero non è il momento di agire, più che altro il tempo dell'ascolto, del silenzio che precede la visione. Vediamo un po', 2 di spade. Infatti il 7 di coppe, questo 7 di coppe esterno, no? Ci sono tante scelte. Lo scenario si apre davanti a te con queste scelte del 7 di coppe. È una sorta di stasi consapevole prima di prendere delle decisioni, perché alcune opzioni sono giuste per te, altre no. È un momento di un po' confusione che necessita di una stasi consapevole. Vediamo l'ostacolo, la temperanza, la sfida principale, perché la temperanza mi dice che stai guarendo qualcosa, che può essere un'idea, una relazione o il tuo stesso concetto di identità, lo stai guarendo, no? E questo ti chiede no, come dire, ti chiede partenza stavo dicendo. E il rischio è quello di voler affrettare una sorta di integrazione che invece ha bisogno di tempo. Vediamo un po' sulla temperanza. Questa è la giustizia, sì, mi continuano a dire che le decisioni che verranno prese sono decisioni alla base di una certa pazienza, quindi fare giustizia, fare equilibrio in sé, no? Mi parlano di questa pazienza necessaria. Vediamo la base dell'asso di spade. Probabilmente molti di voi hanno già preso la decisione di tagliare alcune cose, no? Asso di spade, questa consapevolezza. Infatti la ruota, vuoi un cambiamento? Sulla base di una consapevolezza che è maturata dentro di te, sulla base di un'idea che è nata, di una verità, di una chiarezza. È come se ci fosse stata una sorta di rivelazione forse in te.
Forse è una decisione che hai già preso a livello spirituale, anche se ancora non l'hai tradotta in azione. Quindi l'asso di spada in questo caso è la spada della verità, qualcosa che è diventato chiaro come la luce, anche se la mente ancora cerca equilibrio, no? L'anima invece ha già scelto, questo ti dice. Vediamo il Cavaliere di Denari che mi dice che hai seminato bene, minuziosamente, nel recente passato, l'otto di bastoni, mi parla di situazioni che sono andate minuziosamente, sono state coltivate, costruzione lenta ma veloce, cioè lenta ma costruttiva. Hai seminato nel reale, passi concreti, radicamento, attenzione ai dettagli. Qua mi dice che hai portato avanti qualcosa con dedizione. Ora però senti che è il momento di aprirti a nuove prospettive. Vediamo questo ehm, 3 di bastoni. La tua mente è proprio proiettata in avanti, no? E la prima parte della settimana sentirai proprio che il futuro ti chiama. 3 di bastoni, qua c'è la forza, che hai bisogno di coraggio per andare verso la nave che ti sta venendo a prendere. Quindi vedo una grande forza, una grande realizzazione nella prima parte della settimana verso qualcosa di più grande che sta arrivando rispetto a quello che hai fatto precedentemente. È come se dicessero questo è il sogno che comincia a prendere forma, la chiamata del tuo destino creativo o spirituale. Stai per salpare e la forza mi parla del coraggio che ci vuole per salpare. Coraggio contro, se ci vuole coraggio significa che ci sono dei limiti, delle paure nell'andare verso il nuovo di cui mi parla anche il matto, no? Andiamo a vedere adesso con la seconda parte della settimana con il 4 di spade, perché prima che il nuovo inizi c'è bisogno di un momento di quiete, è la carta un po' della rigenerazione, un momento di silenzio creativo, no? L'otto di coppe, certo, la seconda parte della settimana è orientata a un momento di silenzio creativo affinché tu possa rigenerarti, una sorta di ritiro spirituale nel weekend. No? L'otto di coppe mi parla di un cambio emozionale che necessita però di un ritiro, una meditazione, no? E ti vedo con l'otto di coppe la necessità di avere anche il coraggio di staccarti da certe zone comfort, l'otto di coppe, e con la meditazione o comunque sia con il riposo, questa rigenerazione creativa ce la fai. Vediamo il matto che mi parla della tua libertà, che sei in cammino, come se mi dicesse tu, il tuo atteggiamento è stare senza proprio zavorre, non ce li hai le zavorre con il matto. Sei già oltre, mi dice, la tua energia è quella di un'anima che si è alleggerita e che desidera camminare senza aspettative, con la fede nel cuore. Vediamo sul matto. Il 3 di coppe, sì, ti vedo gioire con amici, ti vedo gioire con le persone che senti più a cuore, ti vedo alleggerita. Il 3 di coppe per eccellenza è la carta della leggerezza, la leggerezza autentica, quella, come vi dicevo sempre, gli angeli hanno le ali perché prendono tutto con leggerezza, no? E proprio questo è una spinta bellissima, è una spinta bellissima. Vediamo il 7 di coppe, le influenze esterne, cosa arriva dall'esterno. Sì, la regina di bastoni qua con le influenze esterne mi dice che vuoi avere, hai un grande impeto nel voler realizzare i tuoi sogni. All'esterno attorno a te ci può essere confusione come influenze esterne, no? Tante possibilità, forse troppe possibilità. Alcune alcune richiedono delle tue riflessioni. È come se mi dicesse che alcune di queste scelte non sono proprio in risonanza con la tua energia. Quindi in questa settimana all'esterno di te ti puoi ritrovare delle situazioni che non sono proprio dei sogni o delle possibilità, ecco, ti puoi ritrovare delle possibilità con il 7 di coppe che non sono proprio tutte in risonanza con la tua vera essenza, con la tua magia. Con alcune di queste non ti ispirano più di tanto, non sono in risonanza con la tua verità, no? E, e quindi ci possono essere anche delle figure all'esterno che ti propongono qualcosa, magari delle false illusioni, delle false... ecco perché hai necessità di stare in contatto con te, perché la tua anima l'ha già presa la decisione per il cambiamento, ok? La tua anima ti conduce. Vediamo il sole, speranze o paure. Ah, qua c'è l'asso di spade che hai già preso. Guarda, è come se avessi paura a fare certi tagli. Un po' la paura della gioia.
è questo sole nelle speranze e le paure? La paura della gioia, perché non abbiamo mai provato la gioia vera, autentica, come vi dico sempre, no, l'asticella. E qua col matto il tuo atteggiamento di esserti molto alleggerita o alleggerito negli ultimi tempi. Quindi tutto il lavoro spirituale che hai fatto si vede dalle carte, mi spiego, e quindi lascia andare le paure, perché la gioia non è qualcosa che tu, come dire, non che tu, non tu scegli, hai già seminato la predisposizione a sentirla. Quindi è come se avessi paura ad avere, vuoi una decisione chiara, vuoi prendere delle decisioni, al tempo stesso hai paura di essere felice profondamente, perché speranze e paure, questa sezione è molto sottile, no? Ecco, però io ti dico che tu sarai felice. 10 di coppe esito finale in questa settimana, c'è una piena realizzazione emotiva, c'è un'armonia, una felicità condivisa. E la carta del 10 di coppe è proprio la carta della pienezza del cuore, no? Alla fine di questa settimana, che è un ciclo, ti attende un'esplosione di gratitudine col 10 di coppe qua. Vediamo, 10 di coppe, 2 di denari, guarda, avrai un'esplosione di gratitudine alla fine di questa settimana, che il 2 di denari in questa posizione mi parla del fatto che l'equilibrio tra più cose, l'equilibrio tra le più cose, è come se il 10 di coppe in questo caso fosse proprio l'incontro con l'anima, no? Con l'anima, per dirle in modo sciamanico, con la tribù, con il sogno del cuore che diventa realtà. Magari non è un evento clamoroso, ma è una serenità profonda, una sensazione di sono esattamente dove devo essere, con chi devo essere, come voglio essere. E questo è l'equilibrio del 2 di denari. Mm. Quindi come se mi dicesse questa stesa un po' in sintesi, nel silenzio, no? Nel silenzio del 2 di spade in questo momento nasce una nuova visione, no? Non tutto è chiaro fuori, ma dentro di te la verità ha già preso forma. Allora cosa ti dice la stesa? Rallenta, integra, ascolta, perché un nuovo cammino sta per aprirsi sotto i tuoi piedi. Il cammino della leggerezza, della luce e della piena realizzazione emotiva. Il tuo sole sta sorgendo e porta con sé il canto di quest'anima libera. È bellissimo, è bellissimo, è bellissimo. Bene. Vediamo adesso nell'amore, nello specifico, cosa accade. Tu stai riprendendo? Sì. Nell'amore cosa accade nello specifico in questa settimana. Allora, prendiamoci queste carte qua. Una carta guida di queste. Gioco, semplicità, semplicità. Sguardo gioioso e innocente, semplicità. Ti vedo molto allegra, molto allegro. E questa carta mi riconduce anche al fatto che ti sei alleggerita o alleggerito da tanti pesi, sei pronta al nuovo, no? Un'esplosione di vita. E qua c'è un signore anziano che gioca. Cioè la tua saggezza ti rende libera, come un bambino. Bellissimo. Quindi nelle questioni d'amore, io qua vedo un 10 di coppe che come ti ho detto prima è l'incontro con l'anima, no? Un'esplosione di gratitudine ti permette di portare le cose in equilibrio e anche nei rapporti interpersonali vedo questa saggezza che porta grande leggerezza. Ok. Vediamo adesso cosa mi raccontano i tarocchi nell'amore nello specifico per te. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi nell'amore in questa settimana? Guardate sempre il vostro segno zodiacale per il mese di giugno, ragazzi, ok ragazzi? Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi? Seconda variante, amore. Qua abbiamo un 5 di coppe, 4 di denari, molto chiaro. 6 di denari. Abbiamo vissuto un momento di tristezza per quanto riguarda le questioni relazionali. A 2 di coppia c'è un 5 di coppe che mi parla di un dolore profondo, no? Che stai elaborando, probabilmente che hai già elaborato, ce lo diceva la stessa precedente. Il 4 di denari mi parla di stare con te stessa o con te stesso. Il 6 di denari mi dice che nella vita pratica questa settimana, più che sull'amore, ti vedo concentrata nella bellezza del quotidiano. Nella bellezza del quotidiano, ti risollevi da una situazione un po' più emotivamente incisiva, diciamola così, 5 di coppe, e dal 4 passiamo al 6 di denari,
che è proprio qualcuno nella quotidianità. Io qua vedo qualcuno che ti sostiene. Nella quotidianità, il giusto dare e il giusto avere, il 6 denari, no? È l'ottima quotidianità, portare avanti la quotidianità, vedere nei piccoli gesti l'amore delle cose, delle persone, nei piccoli gesti. Ti vedo risalire a livello emotivo. Non vedo scoppi particolari di qualcosa, ma vedo la bellezza del quotidiano che prende forma nella tua vita. Qua abbiamo la papessa, infatti, mi dice che ci sarà una grande gioia emotiva, che la condividerai nel quotidiano, nel tuo fare quotidiano. Ti vedo più introspettivo per quanto riguarda le relazioni a due. Nella tua fila energetica non mi parlano di una persona in particolare in questa settimana, quanto più la necessità di portare la tua consapevolezza, la tua calma appunto all'interno delle cose quotidiane. Vediamo comunque sia qual è l'energia della persona o delle persone che ti vengono incontro in questa settimana. Un re di denari, la forza e l'imperatrice. Guarda, io non lo so se in questa settimana, però qua c'è una persona di grande spessore che vuole darti tutto, la forza e l'imperatrice. Per alcuni di voi è una persona che vuole darti tutto e che ti vede come una grande guida, come una grande personalità. Sì, la temperanza. Per altri di voi è una persona che state aspettando, che ha un'ottima energia nei tuoi confronti. Non so se la vedi in questa settimana. Adesso lo vediamo nella fila finale per te, però l'energia con la quale ti confronti è una persona di grande spessore, magari una persona con la quale stai lavorando, non necessariamente in amore, che vede in te un grande potenziale di sviluppo. La forza mi parla di coraggio, la forza l'avevamo anche qui. Per quanto riguarda proprio le relazioni interpersonali, io qua vedo che c'è una persona di grande spessore, magari sta lontana, stai attendendo questa persona o che tu la conosca o meno, un po' di pazienza perché qui c'è una persona di grande spessore per te. Grande, grandissimo spessore. Vediamo cosa succede proprio in questa settimana per te. Amore. Asso di bastoni, opportunità. L'appeso. Sì, l'otto di coppe, c'è un'opportunità che si fa attendere un po', perché c'è l'appeso al centro, è una carta di fermo relativa a delle responsabilità, c'è l'opportunità, l'asso di bastoni, vedi? Però è un po' frenata da situazioni che devono essere rilasciate. L'otto di coppe mi parla di un cambio emozionale che può metterci un qualche giorno in più ad arrivare, cambio emozionale che può essere portato da una persona nuova che ha questo profilo di cui ti ho parlato o da una stessa persona. Che ci possono essere delle questioni altro dall'amore che riguardano le responsabilità di questa persona qui o tue, ma credo più di questa persona. Vediamo l'otto di coppe. Sì, 6 di bastoni. Allora, guarda, l'opportunità c'è, ma può essere sospesa per qualche giorno o altro. Il 6 di bastoni mi parla di riprendere il controllo di una situazione della propria vita da situazioni che bloccano un po'. Il 6 di bastoni, ripeto, è il successo, ma soprattutto il successo di riprendersi in mano una certa situazione che è bloccata. Ok? Qua abbiamo infatti il 10 di spade, non so chi dei due sta uscendo, credo tu da una situazione un po' difficile, no? Da un finale, l'opportunità per te c'è, quindi quando ti apri al nuovo l'opportunità c'è, va bene? Le situazioni che hanno richiesto una certa maturità emozionale con l'appeso, un certo blocco che ha portato una certa maturità. Quindi nella misura in cui c'è già questa persona, la situazione magari la settimana successiva o il fine di questa settimana, invece se non c'è questa persona ancora, e qua c'è una grande opportunità per te, magari la conosci conoscendo gente nuova in questa settimana, sì, c'è una certa attesa però, una certa attesa produttiva, creativa. Vediamo energia positiva per te in amore. C'è l'amore dalla tua parte, molti di voi c'è già questa persona o l'hai incontrata in questa settimana. Però a voi vi vedo più, perché la tua fila energetica è più concentrata sulle tue interiorità, più questa persona spinge, mi spiego?
o spingerà, insomma, però l'amore è dalla tua parte. Energia negativa in amore? Infatti la ruota della fortuna mi parla di destino un po' avverso, situazioni del destino un po' avverse, che possono mettersi un po' contro la realizzazione di questo che ti ho detto. Ma infatti te l'ho detto che non è proprio in questa settimana per alcuni di voi. La decisione è da parte tua o da parte di questa persona. Però se volevi sapere se questa persona, il tipo di energia nei tuoi confronti, è un'energia bellissima. È un'energia bellissima, di grande tenacia, di grande voler dare, però qualcosa del destino può bloccare in questa settimana, può essere un cambio emozionale da fare, un lasciare andare il conosciuto per abbracciare il nuovo, può essere da parte tua o da parte di questa persona, però l'amore è dalla tua parte, ok? A questa persona piace tantissimo, eh? Vediamo sull'imperatrice. Sì, re di spade. E vuole combattere per te pure. Come no? Come no? Come no? Asso di denari. Può essere che la conosci nel lavoro. Ma al di là, idee chiare, determinazione, fermezza e determinazione. Vediamo sull'appeso. La regina di bastoni. Credo che sia tu. Allora, siccome piaci tantissimo a questa persona, credo che sia tu che fai un po' attendere le cose. Perché tu hai energia un po' più di contenimento, mi spiego? Piaci proprio tanto a questa persona. Vediamo cosa ti dicono i miei oracoli, lui, lei. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Qua è una persona che ti guarda, che ti osserva e va dritta al punto, Appunto, non smettere di cercarmi perché mi troverai da qualche parte ad aspettarti. Te l'ho detto che aspetta te questa persona. O è l'amore che aspetta te, che dici di sì. Come vedi le carte poi si parlano, no? Molto spesso per riuscire a scoprire che siamo innamorati, forse anche per diventarlo, bisogna che arrivi il giorno della separazione. Questa può essere una carta che riguarda o te o questa persona, che in una certa distanza si comprende un certo innamoramento. Cos'altro? Sto tornando da te. Per alcuni di voi è una persona con la quale siete già state. Sto tornando da te. Ovviamente siamo a migliaia, no? Oppure qui è l'amore che sta tornando da te. Però qua c'è una sorta di l'amore dalla tua parte con gli amanti, una sorta di, come diceva anche la stesa precedente, che è la radice di tutto, no? La stesa precedente, una certa... E qua pure avevamo un 8 di coppe, e qua l'8 di coppe. Non so chi dei due si mette alle spalle una situazione conosciuta per andare verso una situazione sconosciuta, che può essere con la stessa persona un nuovo inizio oppure con una persona completamente nuova. Una sorta di silenzio creativo, meditazione. Fatto sta che qua la settimana si conclude con una grande gioia nel cuore. Sì. Fammi vedere un'altra cosa. Sull'amore. Energia positiva in amore per te con gli amanti. Vedi il 2 di spade. Allora, il 2 di spade è la decisione, scelta, scelta, il 2 di spade l'avevamo nella stessa principale. Qua la confusione o il fermento creativo o la scelta da dover fare, la stasi tua interna, la meditazione che farai, la contemplazione ti porterà a fare la scelta giusta. Se magari ci sono più persone qua con influenze esterne, 7 di coppe, no? Opzioni, alcune persone le valuterai su una certa base, altre valuterai su un'altra cosa. Il fatto sta che la tua anima ha già scelto, ok? Sì, la tua anima ha già scelto. Farai una scelta consapevole, la settimana finisce con una grande apertura di cuore per te. Vediamo cos'altro ti dicono queste. Per alcuni di voi siete voi che non volete molti impegni in questa settimana, perché avete
e il matto qua col 3 di coppe, più leggerezza volete, ok? Quindi va bene, benedite tutte le situazioni perché la settimana finisce proprio bene. Allora, cos'altro? Con una grande gioia nel cuore. Pace. Young. Sì, allora, qua io vedo nell'amore che c'è una grande spinta nei tuoi confronti. Flessibilità è la tua carta un po', nel senso perché a te vedevo l'energia un po' più introversa, no? C'è un grande fuoco a livello di energia amorosa. Te l'ho detto, piaci molto a questa persona o più persone. La tua, diciamo, riprendendo la stessa precedente, il tuo dubbio è parlare con qualcuno, prendere una decisione con qualcuno piuttosto che un altro, oppure con la stessa persona, non sai se è la decisione giusta che ti fa felice oppure no, con la quale puoi essere autentica. Alla fine di questa settimana o autentico, tu saprai esattamente che dovrai fare. Ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, concludo qui. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!